Buongiorno, sono Marco Realino, il presidente, il CEO della società Visioni. Sono molto felice di essere qui a Toronto e presentare la seconda versione dello spettacolo immersivo emozionale su Van Gogh. Ringrazio tutti e sono molto felice di rispondere alle domande che saranno effettuate per presentare questo spettacolo. Uno spettacolo immersivo su Van Gogh è un'avventura molto grande e molto importante per me ed è stato molto, come dire, impegnativo. Sono molto felice di avere portato a termine questa avventura e spero di avere portato in questo spettacolo parte del senso e dell'anima creativa e personale di questo grande personaggio che è Van Gogh. La prima edizione di Van Gogh è stata concepita pre-Covid, in un momento particolare dove è emerso come dire, il senso dell'arte di Van Gogh, ed è stata anche quella una bella avventura fatta dal mio ex socio Massimiliano Siccardi. E invece questa seconda versione porta, secondo me, ho tentato di portare in questo lavoro anche la personalità e l'anima di Van Gogh uomo, non soltanto artista, perché secondo me l'uomo e l'artista non si possono scindere, sono entrambe inscindibili. Questo lavoro ha avuto varie fasi per la sua nascita. C'è stato un progetto, una realizzazione e una ricerca di un equilibrio rispetto al voler dare un certo sapore, un sapore che ha bisogno di attingere dalla cultura teatrale. Almeno io, questo è il percorso che io faccio. Lo spettacolo immersivo è un modo nuovo, è uno strumento nuovo, attuale, perché si basa sulla tecnologia, però diciamo l'essere umano non è nuovo, l'essere umano abbiamo un trascorso millenario e la storia del teatro, la nostra storia è preziosa, quindi immetterla anche con questo nuovo strumento è importante. Souvenir de Paris. Les grands boulevards de Paris. Souvenir. Non un souvenir. Souvenir de Paris. Non. Souvenir de Paris.
rispondere tecnicamente a questa domanda, diciamo c'è stata una prima parte di elaborazione del progetto che è durata circa 4 mesi e poi è andata nella fase della lavorazione, della produzione che è durata circa 3 mesi e mezzo con un gruppo, il gruppo operativo della società Visioni, che siamo circa 15, tra le 15 e le 20 persone. Hanno lavorato per circa 3 mesi e mezzo Ouais. alla creazione di questo lavoro. È stato uno dei primi crucci, dei primi pensieri che non mi hanno fatto dormire. Se ho un attimo di tempo volevo raccontare una cosa, che Van Gogh, c'è una grande similitudine tra Van Gogh e Ludwig van Beethoven. Sembrerà strano. E entrambi sono figli sono arrivati dopo la morte del primogenito della loro famiglia e quindi hanno entrambi vissuto un peso emotivo che era appunto quello che il loro fratello più grande era morto durante la gravidanza. E questo io ho pensato di creare un filo conduttore tra questi due grandi artisti, Van Gogh e Beethoven. Difatti la colonna sonora di questo lavoro, cioè il filo conduttore di questo lavoro, è la sonata numero 17 di Beethoven, dove abbiamo anche la 32, ci sono vari altri brani che si sentono ogni tanto, sono l'ossatura. Poi in questo lavoro, diciamo, la parte musicale mi ha ispirato Van Gogh, devo dire. Mi ha ispirato perché il suo senso di libertà nei suoi lavori, di essere fuori dai cliché, mi ha dato anche la forza di dire: ma non serve creare una colonna sonora solo per le persone colte, bisogna creare una colonna sonora per chi ascolta. E in questa nostra colonna sonora ci sono anche i Pink Floyd, per dire, ci sono i Metallica, ci sono degli artisti che fanno parte di tutti i tempi, insomma. Non c'è non c'è un criterio culturale, ma c'è soltanto un criterio di gusto e sonoro, dove il collegamento è la libertà. Noi siamo una società che produce spettacoli immersivi, ci definiamo una società che produce spettacoli immersivi emozionali, vuol dire che cerchiamo di far suonare le sensazioni, le emozioni dello spettatore. E qui c'è un pensiero alla base, che le sensazioni ed emozioni non vengono dall'esterno, ma vengono dallo spettatore, dall'anima dello spettatore. E la tecnologia, secondo me, è uno strumento che per noi va usato a questo scopo.
Qui noi abbiamo la tecnologia tradizionale dello spettacolo immersivo, che non sto a raccontare perché insomma è abbastanza conosciuta, con un'aggiunta di live action, è il 3D ed è la tecnologia a nostra disposizione. Ad esempio in questo spettacolo non ho voluto ancora usare l'intelligenza artificiale, anche se ci siamo approcciati a questo, ma l'entusiasmo di una cosa nuova va frenato perché occorre che prima questa cosa nuova, e cioè l'intelligenza artificiale, sia veramente efficiente, e a tutt'oggi ancora bisogno di essere maturata per lo spettacolo immersivo. È stato molto difficile affrontare questo argomento nella prima parte del lavoro, perché le opere di Van Gogh sono tutte stupende. Van Gogh ha dipinto circa 1000 opere, eh, oltre i suoi disegni, e molti di questi disegni di opere sono andate oltre queste 1000, ce ne sarebbero state altre. Allora è stata presa una decisione di fondo, quella di dividere i periodi della sua vita nei vari luoghi dove lui è stato, dove lui ha vissuto, e di questi luoghi prendere le opere più eclatanti, più importanti, e con questo criterio abbiamo scelto 141 opere di Van Gogh che sono la base di questo nostro lavoro. Posso dire che questa esibizione, questo spettacolo immersivo per le persone è un pezzo di loro stessi. Venire a conoscere e venire a vivere un pezzo delle loro sensazioni e delle loro emozioni, perché Van Gogh questo ha sempre fatto. Ha tirato fuori tramite la sua arte, il suo lavoro, pezzi di sensazioni, di emozioni profonde e vere che sono di tutti noi, delle persone poco agiate, delle persone più agiate, ma difatti lo racconta anche la sua vita. Lui solo dopo essere
andato nella sua eternità, cioè dopo la sua morte, è stato riconosciuto. Durante la sua vita è stato abbastanza boicottato perché semplicemente non compreso, e quindi invito le persone a venire a vedere questo spettacolo perché troveranno un pezzo di loro stessi. Vai, vai.